La base in un modello architettonico rappresenta la sezione di terreno interessata dal progetto. Per questa ragione e per garantirne solidità, è buona norma che la base abbia uno spessore proporzionato alla grandezza del piano del modello, in genere 3 cm o più. Tale base deve avere una struttura idonea a resistere alle deformazioni derivanti dalle normali lavorazioni. Questo significa che non deve imbarcarsi quando verranno incollati sopra di essi fogli di diversi materiali. Tali strati rappresentano normalmente le diverse finiture del piano, che sono le strade, i marciapiedi oppure le aree verdi. Rappresentando una porzione di territorio, la base dovrà riprodurre tutti gli elementi presenti e in particolare tutti i tipi di scavo che scendono sotto la quota zero del piano, ad esempio rampe, laghi, piscine, fiumi o ancora delle strade o delle ferrovie in trincea. Quindi riassumendo, come base per un modello abbiamo la necessità di un piano con spessore di almeno 3 cm, resistente alle deformazioni e nel quale si riesca agevolmente a praticare delle bucature. Chi non ha esperienza nella costruzione di modelli spesso decide di utilizzare a questo scopo pannelli derivati dal legno, come per esempio il trucciolare, che sono truccioli di legno incollati a formare un pannello, oppure del multistrato, che è un pannello formato da strati di legno con le vene incrociate e incollati insieme, oppure ancora dell'MDF, che è un pannello di polvere di legno pressata e incollata. Un altro tipo di pannello che a volte viene utilizzato per la base di un modello è il polyplat, ossia una schiuma espansa, plastica, che viene foderata nella parte superiore e inferiore con del cartoncino. Purtroppo questi pannelli non soddisfano però le esigenze che abbiamo riassunto prima. I pannelli derivati dal legno, anche a spessore inferiore ai 3 cm, sono estremamente pesanti. Poi, come le lastre di polyplat o altro materiale espanso, non resistono alle tensioni date dall'incollaggio di strati di fodera e infatti si deformano imbarcandosi. Sono inoltre estremamente difficili da bucare per la realizzazione di scavi. Tale operazione dovrà essere fatta infatti con martello e scalpello. Quindi, per la base di un modello architettonico è opportuno evitare questi materiali in lastra e optare per la costruzione di un tamburato. Il tamburato è un pannello formato da 2 fogli di materiale in lastra di pochi millimetri, incollati su un telaio perimetrale in legno. Questo pannello, nella sua parte interna, viene irrigidito con del cartone a nido d'ape e, se necessario, con degli angolari in legno per irrigidire il telaio. Un tamburato così realizzato rimane una struttura leggera anche per spessori superiori ai 3 cm, resistente alle tensioni derivanti dagli incollaggi delle fodere ed è facilmente bucabile, o ancora meglio può essere costruito già con le bucature previste nel progetto. Vediamo ora come costruire questa base quadrata di 30 cm di lato e spessore 3 cm con una struttura in tamburato. Per realizzare questa base delle dimensioni richieste dovremo avere a disposizione un listello di abete lungo quanto il perimetro della base, con una sezione quadrata che in questo caso sarà di 25 mm x 25 mm. Dovremo avere inoltre a disposizione un foglio di cartone vegetale da 2,5 mm da cui ricaveremo le 2 fodere superiore e inferiore e del cartone a nido d'ape di spessore uguale alla sezione dei listelli, quindi nel nostro caso di 25 mm. Per prima cosa, dal foglio di cartone vegetale di 2,5 mm tagliamo 2 fodere gemelle di 30 cm x 30 cm. Una volta tagliate le fodere, passiamo alla costruzione del telaio di legno. Tagliamo quindi con angoli di 45 gradi 4 listelli lunghi 30 cm l'uno e nel caso di basi più grandi tagliamo degli angolari. Questi serviranno, come abbiamo detto, a irrigidire la struttura. Ora, per assemblare il telaio, stendiamo a pennello della colla vinilica sulle teste a 45 gradi, dei listelli e sugli angolari e uniamo quindi gli elementi con graffette metalliche. Se non abbiamo a disposizione una graffettatrice, dopo aver steso la colla vinilica, teniamo uniti gli angoli semplicemente con dello scotch di carta. Una volta costruito il telaio, dobbiamo incollarlo alla fodera inferiore. Stendiamo quindi, sempre a pennello, un velo uniforme di colla su tutto il perimetro di legno. Finito di stendere la colla, ribaltiamo il telaio sulla fodera inferiore, facendo coincidere gli angoli. Dobbiamo ora incollare il cartone a nido d'ape nel telaio. Per far questo lo appoggiamo all'interno della base e lo tagliamo a misura. Il nido d'ape dovrà occupare interamente l'interno del nostro telaio. Per ottenere una base stabile, il cartone a nido d'ape deve però essere incollato alle fodere. Quindi, dopo averlo tagliato delle giuste dimensioni, lo togliamo dal telaio e puliamo gli eventuali residui di cartone. Per l'incollaggio del nido d'ape
Prepariamo della colla vinilica diluita e costruiamo una spatola di cartone. Versiamo poi la colla diluita direttamente dentro la base sulla fodera inferiore e la spargiamo con la nostra spatola su tutta la superficie in maniera uniforme. A questo punto inseriamo il cartone a nido d'ape precedentemente tagliato a misura, che deve riempire tutta la superficie interna della base. Passiamo ora all'incollaggio della fodera superiore. Come in precedenza, stendiamo a pennello su tutto il perimetro di legno un sottile strato di colla non diluita. Poi versiamo sulla fodera superiore la colla precedentemente diluita e la stendiamo con la spatola senza arrivare al bordo. Ricordiamoci di non commettere l'errore di versare la colla sul nido d'ape, perché facendo in questo modo otterremmo una piscina di colla che renderebbe la base inutilizzabile. Per finire l'assemblaggio uniamo la fodera superiore alla base. Una base realizzata con colla vinilica è molto resistente, ma per incollarsi deve essere tenuta pressata per 12 ore. Questa operazione potrà essere fatta in molti modi, con una pressa, se l'avete a disposizione, oppure con mattoni, o con un tavolo ribaltato o con pesanti libri. Quindi il carico, come abbiamo detto, dovrà essere pesante e uniformemente distribuito su tutta la superficie. Abbiamo visto come costruire una base avendo a disposizione cartone a nido d'ape dello stesso spessore del listello di legno che usiamo per il telaio. Il cartone a nido d'ape però è prodotto in fogli di spessore da 1 cm a salire ogni mezzo centimetro, quindi 1 cm, 1,5 cm, 2 cm e così via. Se non abbiamo a disposizione del nido d'ape o se stiamo costruendo una base con listelli di spessore non multiplo di mezzo centimetro, dobbiamo produrci un cartone nido d'ape del giusto spessore. Facciamo allora l'esempio di una base costruita con listelli di legno di sezione 22 mm x 22 mm. Sappiamo che non troveremo del cartone nido d'ape dello stesso spessore. Per creare una struttura di riempimento, tagliamo allora delle striscioline di cartone, che in questo esempio sono di 22 mm di larghezza. Ora pieghiamo le striscioline a fisarmonica, poi, mentre sono ancora piegate, stendiamo la colla. A questo punto possiamo montarle all'interno della base, assicurandoci di distribuire le striscioline in maniera uniforme e con una densità tale da permettere alle fodere di non incurvarsi. Abbiamo visto come realizzare una base in tamburato con telaio in legno, però la creazione di un telaio in legno comporta l'utilizzo di attrezzature specifiche. In questo caso o una sega a mano per cornici oppure una sega troncatrice da falegnameria. Se non disponiamo di listelli di legno o soprattutto delle attrezzature per tagliarli, possiamo realizzare una base tamburata interamente in cartone. Vediamo allora come costruire una base quadrata di 30 cm di lato e spessore 3 cm, usando cartone grigio da scatola da 2,5 mm. Per prima cosa, come in precedenza, dal foglio di cartone tagliamo 2 fodere gemelle di 30 cm x 30 cm. Poi, per realizzare i bordi della base e il riempimento, tagliamo delle strisce di cartone larghe 25 mm. Da queste strisce ricaviamo gli elementi che costituiranno il perimetro di bordo della base, che sono 2 pezzi lunghi 30 cm e 2 lunghi 29 cm e mezzo. Le rimanenti strisce le pieghiamo a fisarmonica e serviranno per creare il riempimento della base, che sostiene e distanzia le 2 fodere. Montiamo ora direttamente sulla fodera inferiore i 4 bordi di cartone, usando della colla universale a solvente per ridurre i tempi di incollaggio. Stendiamo la colla lungo lo spessore dei cartoni di bordo, oltre che su uno dei lati di 30 cm anche sui 2 lati corti, questo per tenere uniti gli angoli della base. Se necessario possiamo aiutarci nell'assemblaggio con dello scotch di carta. A questo punto, sempre con la colla solvente, montiamo le fisarmoniche sulla fodera inferiore, avendo cura che si appoggino contro i cartoni di bordo. Far appoggiare le fisarmoniche contro il bordo è un dettaglio importante che renderà il perimetro resistente. Questa accortezza non è stata necessaria nel caso della base con telaio in legno, perché la superficie di appoggio di ogni listello era di 25 mm e rendeva quindi ogni elemento del bordo in grado di reggersi da solo. Torniamo ora alla nostra base interamente in cartone. Dopo aver montato tutta la struttura interna, stendiamo la colla sullo spessore dei cartoni di perimetro e delle fisarmoniche e assembliamo la fodera superiore facendo coincidere gli angoli. A questo punto la nostra base è pronta.
ma pur essendo assemblata con colla solvente, deve essere messa sotto peso per almeno 3 ore o più in base al tipo di adesivo.